Vento e onda, vai. Non c'era scritto l'anno? Non esce come non esce quest'anno? Come non esce quest'anno, davvero? Posso andare indietro? Onda? Ok. Quando? 2027! Ciao a tutti ragazzi, io sono Sara The Madcap Girl e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, questo qui sarà un piccolo video, spero, di news dopo il Pokémon Presents di febbraio 2026. Che dire, quello che è successo è il miracolo che ci serviva, sempre per noi amanti di Pokémon Mystery Dungeon. La cosa buffa è che in realtà io già mesi fa, alla fine del 2025, avevo parlato della possibilità che la nuova generazione potesse uscire nel 2027, basandomi su un documento trapelato dal Teraleak che per ovvi motivi non posso mostrarvi. Il fatto è che non ci credevo neanche io, insomma, il 30° anniversario di Pokémon senza un mainline così importante. Devo dire che ero convinta che con l'assenza dei PMD nel Presents e vedendo l'uscita di Vento e Onda alla fine di quest'anno avrei perso le speranze, sarò sincera. Per ora la 10ª Gen ha una data di rilascio molto vaga, 2027 e basta. Però non credo che esca nei primi mesi del 2027. Non lo so, forse in questo caso avrebbero messo almeno un early 2027? Forse in questo momento non sanno bene nemmeno loro quando uscirà. E secondo me, se non sarà a fine 2027, verrà rilasciato al massimo a metà 2027. Però c'è anche da dire che loro ci tengono alla finestra natalizia per i mainline così grossi, insomma, di questa portata, ecco. Quello che voglio dire è che secondo me non dovremmo preoccuparci della campagna marketing di questa nuova gen, almeno per ora. E quindi eccoci qui. Pocopia è probabilmente già uscito quando vedrete questo video. Champions esce per Nintendo Switch ad aprile. E dunque, quali altri progetti potrebbero riempire la finestra natalizia in assenza di un mainline? Perché sì, è altamente probabile che non lasceranno quella finestra vuota come nel 2024, dove non abbiamo avuto nulla a fine anno a parte l'app delle carte, quella lì Pokémon Pocket. Beh, vi dirò cosa ne penso. E vi ripeto la domanda. Quali sono i progetti possibili per la fine del 2026? Non entrerò nel dettaglio, ma si vociferava di un DLC per il port di Rosso Fuoco e Verde Foglia, una cosa molto strana. Prendete questa notizia con le pinze, non hanno mai fatto una cosa del genere. Anche se dovesse esistere, però, non credo che per loro riempirebbe il tra virgolette buco di fine 2026. È vero, questi port hanno fatto furore nella classifica delle shop, ma non penso che un DLC per un porting sia un progetto su cui puntare per il Natale. Stesso discorso dicasi per il possibile DLC di Pocopia. Sì, è un piccolo spoiler, scusate, però dovevo nominarlo, se no non sarei stata sincera con voi in questo video. Si sapeva dell'esistenza di questo DLC di Pocopia grazie al nostro mitico Teraleak. Poi non si sa se uscirà veramente, se l'hanno cancellato, questo ovviamente non si sa, però dovevo dirvelo, per forza. Poi, come detto prima, abbiamo Champions, che dovrebbe uscire su Switch ad aprile, e durante l'estate per dispositivi cellulari, secondo questo post ufficiale in giapponese che ora vi sto mostrando. Champions su mobile, quindi, non dovrebbe essere un progetto destinato per la fine dell'anno. Anche perché in teoria dovrebbe uscire in tempo per i mondiali di Pokémon che si tengono ad agosto, no? Ci sarebbe anche Colosseum, che era già stato annunciato per Nintendo Switch Online in realtà già nel 2025, l'anno scorso, ma ancora non ne sappiamo nulla. Stranamente hanno rilasciato prima Gale of Darkness. Anche nel caso di Colosseum, secondo me, stesso discorso, ragazzi. Uno spin-off su NSO non può coprire la finestra natalizia.
Quindi, che dire, il titolo del video parla chiaro. E no, non sono vestita da clown in questo momento. Nemmeno la mia Poplio. Vabbè. E non ho bisogno di sostanze strane per arrivare a questa conclusione, ok? Quindi sì, PMD può ancora uscire a fine 2026. Potrebbe essere un altro spin-off di cui non sappiamo ancora nulla? Certo, però sono Sara The Monkey Big Girl nel mio canale e da brava fan di PMD voglio dirvi quello che penso e sperare insieme a voi. La campagna marketing di Pokémon Mystery Dungeon è sempre durata relativamente poco, perciò è normale che non sia stato ancora annunciato, anche se secondo la mia teoria era stato rimandato. Ecco, per ora devo dire che il mio videone di settembre non è invecchiato così male. Certo, non è arrivato l'annuncio nel presence appunto di questo febbraio come avevo detto io e PMD di sicuro non uscirà quest'estate, ma può essere annunciato in estate per uscire a settembre o a novembre, insomma in quei mesi, ci siamo capiti. E metterò le cose in chiaro, secondo me The Pokémon Company se ne fregherà altamente dell'uscita di GTA 6. Ragazzi, il target è completamente diverso, il genere è completamente diverso, non penso che al lancio GTA 6 uscirà sulle piattaforme Nintendo. Insomma, dai. Anzi, ha molto più senso l'idea di uno dei miei amici, anche lui fan di PMD, ovvero che potrebbero aver spostato la 10ª gen anche per via del nuovo gioco 3D di Mario che dicono debba uscire a fine 2026. In effetti non hanno mai fatto uscire nello stesso momento e sulla stessa console Nintendo sia un Mario 3D che un mainline grosso di Pokémon. E qui arrivo io a zampa tesa. Nintendo, certo, preferisce allontanare un gioco principale dei Pokémon da Mario, ma uno spin-off Pokémon ci starebbe per la fine dell'anno. E quale spin-off migliore per supportare la nuova Nintendo Switch 2, per festeggiare i 30 anni di Pokémon e per uscire nella finestra natalizia come tutti i suoi titoli maggiori? PMD, proprio lui. Mi immagino Ishiara incacchiato nero che all'inizio aveva piazzato PMD5 bello bello a fine 2025, poi ha dovuto rimandarlo per ZA eccetera e durante le riunioni io me lo immagino. No, la 10ª gen adesso esce nel 2027 perché PMD5 con tutte le gen arretrate e i nuovi design di ZA deve uscire nella finestra di fine anno. Gne gne gne. No, scherzo, è per darvi più tempo, Game Freak. Vabbè, a parte queste stupidaggini, vorrei anzi aprire una piccola parentesi. Ovviamente molti di voi si stanno chiedendo, ma il nuovo PMD, certo, probabilmente sarà per Nintendo Switch 2, ma sarà ancora cross-gen? Faranno anche la versione Switch 1? Io spero di sì, ragazzi. PMD solo sulla 2 forse spezzerebbe un po' le vendite di questo spin-off. Io non voglio. Sto per fare un discorso un po' del cavolo. Di sicuro non sono tutti pazzi come me che prenderebbero al volo la Nintendo Switch 2 solamente per Pokémon Mystery Dungeon. Vi capisco, sono solo io che sono pazza, però sappiate che potrebbe uscire solo sulla Switch 2, appunto come gioco per cavalcare la console nuova Nintendo. Io, come dire, se ne avete la possibilità, perché ovviamente il prezzo è quello che è, eccetera, vi invito a considerare di supportare il gioco comunque. Lo so, una parentesi un po' del cavolo questa. Voi ovviamente fate quello che vi sentite, non vi obbliga nessuno. Tralasciando questo tema, penso che a questo punto dovremmo tenere d'occhio i social per un possibile annuncio shadow droppato, un annuncio magari in un Nintendo Direct come hanno fatto con Pocopia, o in alternativa un annuncio nel solito presence estivo, che spero non saltino come successe nel 2024, ma non penso succederà visto che ci troviamo nel 30° di Pokémon. The Pokémon Company stessa ha detto che durante tutto il 2026 ci saranno delle sorprese, quindi
Il succo è questo, ragazzi. Sì, secondo me c'è ancora speranza. Ragazzi, a febbraio si sono persino preoccupati di mettere le iconcine riscattabili di Squadra Rossa per Nintendo Switch Online, dopo 1 anno e mezzo dalla sua uscita. Anche questo insieme a tutto quello che vi ho detto nel video vlog, che vi consiglio di recuperare se non l'avete ancora fatto, a parer mio denota un grosso interesse per PMD. È così, ragazzi, è impossibile che sia considerata una saga morta PMD, dopo tutto quello che stanno facendo per questo spin-off. Anzi, mi ero dimenticata di raccontarvi di quando, a inizio 2023, Nintendo aveva blacklistato per la prima volta nella storia il termine Mystery Dungeon su Roblox, insieme ad altri giochi Pokémon e basta che sono stati buttati giù. Era successo qualcosa del genere con Mario. Nel settembre del 2017 la versione online multiplayer di Super Mario 64 venne cancellata, ovviamente era fan-made. Tempo dopo, nel settembre del 2020, per il 35esimo anniversario di Mario, pubblicarono Super Mario 3D All Stars, contenente anche Super Mario 64. Un altro esempio è stato quando nel giugno del 2019 il Battle Royale di Super Mario Bros. Venne cancellato, proprio tempo record, da Nintendo, e tempo dopo, tra il 2020 e il 2021, Nintendo aveva reso disponibile Super Mario Bros. 35, che era stato un gioco evento, però solo temporaneo. Insomma, quando Nintendo fa queste cose un po' da ninja, io terrei le orecchiette drizzate. Per il resto vi do delle piccole news riguardanti Spec Chunsoft. Il team di Mystery Dungeon in questi mesi è in un momento molto chill. L'unica cosa che è uscita per festeggiare l'anniversario dei 30 anni di Shiren the Wanderer è stato il porting per smartphone di Shiren 6. Era stato annunciato a metà novembre ed è uscito a inizio febbraio 2026. Ragazzi, è inutile girarci troppo attorno. Questa è stata la mossa più safe e low effort che avrebbero potuto fare per l'anniversario. Forse perché hanno un bel giocone in saccoccia? Vi ricordo che gli sviluppatori stessi hanno detto che lavorano a più progetti insieme e che il prossimo Shiren 7, uscirà nel mezzo di questi altri titoli. È l'unica altra IP di Mystery Dungeon ancora vive, proprio Pokémon. Ah, bla bla bla, non voglio ripetermi. Se volete saperne di più, recuperatevi il video precedente. E direi che ho finito. Il mio verdetto è che possiamo tranquillamente continuare a sperare per un nuovo gioco di PMD in arrivo a fine 2026. Sempre positivi, ragazzi, soprattutto tenendo a mente tutto quello che è successo da 5 anni a questa parte. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video news. Se volete potete lasciare un piccolo mi piace, potete iscrivervi, condividere questo video a un fan di PMD, potete darmi dei punti hype e i morsicotti di Madkip arriveranno solo se farete i pessimisti del piffero nei commenti. La devo tagliare questa? Nah. Ciao ragazzi, alla prossima! Oppure Onda e Vento escono nei primi mesi del 2027, quindi la campagna marketing inizia quest'estate, ciao ciao spin-off di fine 2026, ma questo renderebbe a sua volta la fine del 2027 di nuovo libera, il ciclo si ripeterebbe. Mi sento molto Canadian Guy in questo momento.